Sabbia, sole, mare, oggi sono in una vera capitale. Pedalare in un territorio come questo, in riva al mare, accompagnati dal canto dei gabbiani, immersi nella natura, facciamo fatica ad immaginare questa città come una capitale. Ciao a tutti, ben ritrovati nel mio canale. Oggi sono al mare, ma in realtà sono in una duplice capitale. Eh sì, entrando poi nel centro storico, ammirando gli edifici, ci rendiamo subito conto che siamo in una città che offre tanta arte, tanta storia, e qui l'influenza della vicina Venezia è tangibile. Una città di cultura. Siamo a Chioggia, città finalista a Capitale Italiana della Cultura 2024. Ammirando la sua architettura, la sua storia, difficilmente potremmo immaginare che Chioggia è anche un'altra capitale, un esempio concreto di futuro. Infatti Chioggia, senza pericolo di smentita, è la capitale della bicicletta elettrica, della micromobilità. Ce ne accorgiamo subito alla mattina con centinaia e centinaia di ragazzi che usano proprio la bicicletta elettrica abitualmente per i loro spostamenti, per andare a scuola, e qui si dice che ci sono più biciclette elettriche che abitanti. Nel giro di oggi ripercorro la semplice ciclabile lungo la laguna dell'Usenzo. È un anello di circa 6 km che normalmente i ragazzi, ma anche i genitori, utilizzano per i loro spostamenti casa, scuola, centro città e spiagge. La particolarità di Chioggia è che questa reale transizione verso la bicicletta elettrica è partita dai giovani, dai ragazzi, che hanno completamente abbandonato i motorini, gli scooter e in una sorta di scelta collettiva hanno virato al mondo elettrico. Una sensibilità nata dal basso e che risolve concretamente il problema dell'inquinamento, dei parcheggi, del traffico. Chioggia è sempre stata una città visionaria, futurista anche, dove le mode, le intuizioni, le contaminazioni derivanti da secoli di commercio navale nel mondo fanno ormai parte del DNA dei suoi abitanti. Nell'ambito ad esempio delle due ruote, negli anni 80 e 90, i primi scooter dopo la Vespa sono comparsi qui per primi e ci fu una vera esplosione. Tanto che Chioggia si è posizionata ai vertici delle classifiche italiane come numero di immatricolazione in rapporto ai cittadini. Se si volevano vedere le ultime novità nei ciclomotori, bisognava venire qui. Ora tutto è cambiato, sono i ragazzi i primi fautori del cambiamento. E per darvi un'idea andiamo all'Istituto Cestari Righi qui a Chioggia, dove grazie al progetto MOVES della città metropolitana di Venezia si è andati incontro a questa nuova mobilità. Salve professore Nordio! Salve Ivan, ben arrivato! Ciao Diego, professor Nordio è un po' il responsabile di tutto questo progetto della micromobilità di questa scuola. Chioggia possiamo definirla la capitale della bici elettrica e qui ce ne rendiamo conto da tutte queste biciclette. Sì, come puoi vedere la maggior parte dei ragazzi qua, più del 50%, fa lo spostamento casa-scuola e anche poi nel tempo libero con questo mezzo. Ecco, quanti ragazzi saranno, quante biciclette anzi ci saranno? Qui ci saranno 300-400 biciclette. E oggi è una giornata un po' uggiosa, quando c'è il sole qua è un tappeto. Diciamo che è il mezzo principale di spostamento dei ragazzi, e non solo dei ragazzi ma anche dei genitori. Forse lo permette la composizione delle strade del nostro territorio, essendo molto compatto, molto ad anello ed avendo anche delle piste ciclabili attorno all'Usenzo che permettono questa mobilità. Loro arrivano magari da Sottomarina o dalle zone limitrofe, anche da Chioggia Centro, e invece di passare per le strade dove c'è la circolazione urbana di autoveicoli, passano per l'Usenzo e con quel mezzo non potrebbero arrivare a scuola. Con la bici elettrica possono passare benissimo ed arrivare in brevissimo tempo.
in sicurezza soprattutto. Il vostro istituto qualche tempo fa ha partecipato a un concorso che riguarda proprio la microviabilità. Sì, lo scopo del bando era analizzare come i ragazzi percorrono il tragitto tra la casa e la scuola sia al mattino che al ritorno. È stato seguito da un mio collega con l'aiuto di tanti ragazzi che ormai sono diplomati e a seguito di questo la città metropolitana ci ha dato a fondo perduto un certo budget. Con questo finanziamento siamo riusciti ad ampliare il nostro parcheggio. Dalla parte sottostante ai nostri piedi che vediamo era tutta erba praticamente, hanno ampliato la pensilina, hanno potenziato le luci e hanno creato questo piccolo vialetto che ci porterà in fondo dove delle tettoie ci sono i punti di ricarica. È importante dare ai ragazzi dei servizi per cui sono state realizzate queste pensiline dove nella prima troviamo questo punto per la manutenzione dove c'è anche un compressore per il gonfiaggio delle bici e uno sportellino che si apre con l'app apposita dove dentro i ragazzi trovano degli attrezzi, delle eventuali pezze per le forature e tutto quanto con il loro telefonino possono abilitare o disabilitare. L'area più interessante è questa dove troviamo le 8 stazioni di ricarica, sempre tutte quante informatizzate. Come avviene la ricarica? I ragazzi vengono qui davanti alla postazione con il loro cellulare e tramite il QR code riescono a sbloccare la postazione, inseriscono la ricarica sulla bici e possono chiudere lo sportellino. Alla fine della mattinata, sempre con il loro cellulare, la risbloccano e chiudono lo sportellino. E questo è un servizio gratuito che viene messo a disposizione degli studenti della scuola e a tutto il personale, insegnanti o personale ATA. Diciamo che c'è stato un cambio culturale per i ragazzi, per queste nuove generazioni, che si sono basate soprattutto su questa mobilità elettrica. All'inizio erano un po' pesanti come bici anche nella mobilità, adesso abbiamo bici molto leggere e tante riescono anche a personalizzarle e farle proprie. I ragazzi stanno attenti anche al design personalizzandolo, però qui in zona l'offerta di modelli nuovi non manca, come si può vedere. Possiamo dire che Chioggia e i suoi abitanti sono sempre stati un po' anticipatori dei tempi e anche delle mode. Sì, diciamo per quanto riguarda la mobilità confermo, quelli della mia era, se così si può dire, sono tutti vespisti, le classiche T3 che giravano qua a Chioggia erano numerosissime. Dopo c'è stata l'era dei booster, dei motorini 50 e adesso c'è questa nuova era, diciamo più culturalmente accettabile, delle bici elettriche. Quando il cambiamento arriva dal basso, dai giovani è il vero cambiamento. E non è imposta ed è anche condivisa dai loro genitori. Questa mobilità poi non dura soltanto d'inverno, ma viene utilizzata anche d'estate per muoversi, per arrivare alle spiagge, per parcheggiare in tutta tranquillità. Bene, grazie professor Nordio, grazie Diego di questa interessante visita. Grazie a te Ivan, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Bene, un giro qui a Sottomarina e Chioggia ve lo consiglio. Ci sono inoltre locali strepitosi dove mangiare le specialità a base di pesce e non solo. E poi da qui si può caricare la bicicletta in traghetto e andare fino all'isola di Pellestrina o al Lido di Venezia. Ma questa magari farà parte di una prossima avventura. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere e a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.